Buonasera a tutti. Stasera ricordiamo 2 anniversari di Elliott. Il primo è il 60° della sua morte. Il secondo, il centenario della sua permanenza a Rapallo. Sì, noi sappiamo di tanti scrittori, premi Nobel come lui, che hanno soggiornato a Rapallo e ce li ricordiamo, ma di lui non si è ricordato nessuno e ce lo siamo ricordati noi. E tra l'altro lui scrisse anche, pensate, una lettera di congratulazioni alla rivista Il Mare, che è la nostra rivista, negli anni 50, per congratularsi appunto della sua riapertura. Allora, prima abbiamo proiettato una serie di slide con notizie, perché non è uno scrittore molto conosciuto, e fuori potrete trovare anche dei cartelloni con qualcosa, con delle notizie della sua vita. Allora, stasera portiamo in scena Tempi Nuovi, T.S. e La Roccia. T.S. è un po' uno pseudonimo, era il modo con cui lui preferiva essere chiamato. È un tipo un po' sui generis, noi l'abbiamo conosciuto come un gentleman ingessato, moralista, invece abbiamo scoperto un tipo fortissimo. E è un racconto di nostra produzione in cui ci immedesimiamo con pensieri, riflessioni, esperienze che verosimilmente avrebbero potuto caratterizzare Elliott. Il nostro racconto è una specie di collante che tiene insieme in modo logico e fedele varie parti di alcune sue opere, ma il fulcro attorno a cui ruota tutta la vicenda sono i cori dalla Rocca, secondo le traduzioni che ci sono state, italiane che ci sono state, traduzione che tuttavia non sarà condivisa dal nostro Elliott. Secondo lui non si dice rocca, ma roccia. La chiesa è la roccia e non è una rocca. E allora noi siamo andati dietro a questa cosa, anche grazie ad una persona che ce l'ha suggerito. La vicenda, vi dico 2 parole veloci, la vicenda è svincolata da limiti temporali, si svolge ai nostri giorni, nello studio di Elliott. Allo scrittore è commissionato uno spettacolo simile a quello del 1934, 90 anni prima, The Rock, che un poemetto che lui aveva scritto per inaugurare una chiesa. Solo che all'epoca era una chiesa dei sobborghi, questa volta invece è una chiesa che viene, anzi una cappelletta che viene eretta nel quartiere più all'avanguardia, il quartiere dei Vips, raffinato con tutti i servizi all'altezza dell'ambiente, no? E lui, questo fatto è un'occasione per lui di riflettere e di giudicare i vecchi cori, i suoi antichi cori, e di rivivere la sua esperienza. Allora, abbiamo fatto una scoperta, almeno io, incredibile. Uno dei musical più famosi, Cats, è stato composto su un libretto di Elliott. Per questo che stasera vedrete tanti gatti. E non solo, ma anche l'incontro provvidenziale con la compagnia I Ragazzi del Lago, che sono appunto ballerini musical, ci hanno convinto a fare una cosa come questa, che forse senza di loro non avremmo fatto. È l'impresa più difficile del Portico di Salomone, perché abbiamo fatto interagire vari generi, la drammaturgia, la poesia, il canto, la musica, la danza, l'immagine, il coro letto e il coro polifonico. E quindi non è stata un'impresa da poco, speriamo bene. Allora concludo dicendo con una frase di Elliott. Elliott dice: la poesia va compresa prima che capita. Cioè,
è un'indicazione importante, cioè i contenuti di Eliot sono molto profondi. Il suo linguaggio a volte è difficile, sembra incomprensibile, lontano. Allora, cosa ci dice Eliot? Dobbiamo aprire il cuore, perché comprendere vuol dire prendere dentro di sé. Quindi aprire il cuore per cogliere anche quella piccola cosa che ci colpisce, e poi l'intelligenza ci lavorerà sopra. Allora, buona visione a tutti e vi ringrazio della vostra presenza. Vieni con me, vieni. Allora, ti metti là in cima, sali, passa di qui, vai su. Shanti. Ciao, so che mi vuoi parlare, Sì, ma quello chi è? chi ha mandato questa notizia al giornale è di oggi. Beh, è una bella notizia, mi pare. Sarà girata sui social. Già, una barzelletta in allegato alla vera ufficiale notizia, perché le notizie sono due, ti è chiaro? Leggi quella ufficiale. Si stanno concludendo i lavori per il centro residenziale all'Avanguardia nella zona nord della città. A presto l'inaugurazione. E la notizia va avanti parecchio, no? Mi segui? Sì, ma quello chi è? E proprio perché il progetto del vescovo di cui abbiamo parlato pochi giorni fa non risultasse una barzelletta in allegato, ci eravamo riproposti di riparlarne, anche perché io non ero molto d'accordo e ora ancora meno. Capisci? Ci eravamo riservati
riservatezza. Eravamo in tre qua dentro, il vescovo, tu ed io. Ma certo che sono stato io. Vuoi metterci di mezzo il vescovo? Non immaginavo che quel riserviamoci mi impedisse di accennare la cosa a qualche amico. E poi sta scritto anche qui, no? C'è la possibilità, nulla di definito. Sembri ottuso. Thomas, ora mi esprimo con franchezza, non come segretario del vescovo, ma come amico. Hai paura? Paura di non essere all'altezza di questi tempi nuovi? No, diversi. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ok, diversi. O di non essere più un bravo scrittore? O hai paura di pronunciare oggi certe parole? La parola si è fatta carne, no? Te lo ricordi? O è così o è come un soffio. Nulla. Come tutto il resto. Per cosa siete preti? Che cosa predicate? Ti faccio presente che io sono il segretario del vescovo e non un prete. Ma leggi forte e chiaro, perché senta anche il pubblico. Oh, un popolo, guarda, che regalo stasera. Salta le prime 3 colonne e va in fondo all'allegato inviato da te. Per i servizi, i palazzetti sportivi, il campo da Salta, va avanti. Si sta valutando la possibilità e l'opportunità della costruzione di una chiesa o ancor meglio di una cappella, realizzabile in tempi più brevi per fornire le funzioni ai fedeli il più presto possibile. Durante uno spettacolo interparrocchiale sarà effettuata una raccolta per contribuire alle spese. Mi sembra che non Taci! Cristo, parola incarnata, ridotta a bene di consumo, merce, sugli scaffali, in mezzo a tutti gli altri prodotti. Una messa o una partita a golf? E scegliamo la promozione più convincente, i bollini Paradiso, per un viaggio di meditazione trascendentale in un atollo del Pacifico. E ora non farla troppo grossa, anzi la presenza di una chiesa in un ambiente tanto altolocato è una grande opportunità. Oh, certo, un quartiere elitario tenuto insieme da un fine materialismo radical chic e da un ordine politicamente corretto non disdegna, una chiesa innocua che non dà neanche fastidio perché sul campanile, al posto delle campane, sarà installato un sommesso e delicato carillon che suona Imagine. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti e so anche che il carillon è una condizione irrevocabile della commissione esaminatrice. Thomas, non siamo più nel 1934. Ora dobbiamo adattarci, fare cambiamenti, trovare altre strade. Bene, che cosa volete da me? L'opera che è scritto 90 anni fa per un'analoga inaugurazione. I cori dalla rocca. No, non la rocca, la roccia, la pietra, Pietro, su cui è fondata la chiesa, non una roccaforte. Va bene, la roccia, ma cori nuovi per tempi nuovi. Non male, io vedo già i manifesti. Sei sempre più ottuso, fuori dalla realtà. Sei proprio un prete, scusa, un segretario da preti. È permesso? Sono la segretaria di Sua Eccellenza. Lei è il signor Elliot? Sì, si accomodi. Segretaria? Beh no, faccio solo un master, sono appena arrivata. Sua Eccellenza vorrebbe sapere la sua risposta riguardo la rappresentazione. Dica a Sua Eccellenza che non scriverò niente di diverso dai miei cori. Il nuovo c'è già. Ah, può metterlo per iscritto? Grazie. Sono sano di mente, stia tranquilla. Grazie.
Grazie e buonasera. Buonasera. Anche a lei. Ora però devi dirmi chi è quel tizio che sta suonando e cosa ci fa qui. È un artista di strada, mi è piaciuto e l'ho invitato a suonare qui. Musica e poesia si intendono. A me più che un artista sembra un barbone. Alle volte le due cose coincidono, ma io non so se tu riesci a capire. E io non so se il vescovo sarà d'accordo. Ti ricordo che al momento ospita ufficio nella curia, visto che quello della casa editrice è in ristrutturazione. Va bene Thomas, dai, io vado. E tu rientra il più presto possibile nella realtà. Guarda che fuori dalla realtà mi sembri tu. Dipende da come la si intende. Va bene, se non c'è altro... Ah sì, per favore, quando torni, portami un pacchetto di sigarette. Camel. E questi cosa sono? Ma orribili, anche peggio del barbone. Stiamo ristrutturando il mio ufficio, no? Ho portato qui i ritratti più significativi. Non dirmi che non ti ricordi di Prufrock e Madame Sosostres. No, se non c'è altro, tra pochi minuti si chiude a casa. Se non c'è altro, altro che c'è tutto ed è qui. Che cosa devo scrivere ancora, Eccellenza? Lei mi chiede dell'altro, ma l'altro è nel tutto e io ho già fatto la mia parte. Lei mi chiede il diverso, ma il nuovo c'è già. E io non so proprio che cosa sto dicendo. Avevo già scritto nei cori di chiese, di parroci, di osterie. Abbiamo troppe chiese e troppo poche osterie o centri commerciali che siano. Se ne vadano i parroci e dovremmo aspettarci una reazione diversa oggi. Boh, piuttosto è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità o è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa? E poi ci esaltiamo se sui giornali ci citano, magari con ironia, ma noi non ce ne accorgiamo e siamo contenti. Nei miei cori c'era già tutto, però forse i miei cori non sono stati capiti o nemmeno letti e sono finiti in biblioteca, o forse sono solo presuntuoso e credevo di poter sistemare io con un bel sermone la cristianità dell'epoca. E forse non ho capito quello che la roccia diceva a me attraverso i miei cori. Tutti son pronti a investire denaro, ma i più si aspettano i dividendi. Io vi dico, non pensate al raccolto, ma solo alla semina giusta. Thomas, poco fa stavi parlando di me, e allora io ti chiedo, tu che cosa hai seminato per me? I miei cori. Non bastano le parole. Allora forse ci vuole qualcosa di diverso, come tutti mi dicono. No, hai ragione tu. Ci vuole il nuovo che già c'è, ma nessun poeta, nessun artista lo contiene da solo. Me l'hai insegnato tu, con il tuo amore per il tempo, la storia, quella di Omero, di Ovidio, di Dante, di Wagner, di Beethoven. Ma ora il nuovo devi cercarlo nel tempo della tua storia, vederlo,
amarlo, renderlo presente e vivo, dargli il suo nome. L'hai detto anche tu, la parola si è fatta carne. Ma che cosa significa dopo i fiumi di parole che hai scritto? Le mie parole hanno raccontato delle storie, ma non capisco che cosa possano significare per me adesso. Non saprei neanche da che parte cominciare. E allora andiamo, tu ed io, quando la sera si stende contro il cielo e strade si succedono come una discussione noiosa dall'insidioso proposito di condurti a una domanda ineluttabile, ma non chiedermi qual è, piuttosto andiamo a fare la nostra visita. Prufrock, amico della mia giovinezza, ma quanto sei cambiato! Quasi non ti riconoscevo! La nebbia che strofina la sua schiena contro i vetri, il fumo giallo che si gratta il muso contro i vetri, l'amico la sua lingua agli angoli della sera, indugiò su pozze stagnanti negli scoli. Negli scoli. Negli scoli, negli scoli. Lasciò cadere sulla schiena fuliggine dei camini, scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso e vedendo che era una soffice sera d'ottobre, si raggomitolò intorno alla casa e si assopì. E si assopì. E si assopì. E ci sarà ancora tempo, tempo per preparare la faccia, per incontrare le facce che incontri, tempo per far cadere una domanda sul tuo piatto, tempo per te, tempo per me, e tempo per 100 indecisioni e per 100 visioni e revisioni. Prima di prendere un tè col pane abbrustolito.
Ecco qua. Questo è Prufrock, il protagonista della mia prima opera importante, il canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Dunque non siamo soli. Io non ho mai voluto parlare con nessuno, solo con te, Thomas. Non mi dovevi fare questo, no. Prufrock, non andartene. Ti chiedo perdono, scusami, non è stato un tranello. Ti prego, dimmi una cosa. Perché sei venuto a cercarmi stasera? Stasera ti ho visto simile a me, solo, incapace di comunicare, immobilizzato, deluso, anche con la tua roccia. Stasera tu mi hai visto, a distanza di anni. Sempre, tutte le sere. Il tempo passato è tutto nel tempo presente. Lo ripetevi sempre, era un tuo demone. Ma adesso lascia perdere tutto questo, vieni con me. Il nulla non è poi così male. No, Prufrock, vieni tu con me. Ormai è tempo che il tuo canto d'amore inizi. Sono passati 108 anni, capisci? 108! Ho udito le sirene cantare l'una all'altra, ma non credo che canteranno mai per me. Ma c'è altro amore da cantare e il tuo canto è ancora solo un testo scritto. E tale deve rimanere. Mi sono confidato con te come quel dannato all'inferno si confidò con Dante, pensando che non sarebbe tornato nel mondo a parlare di lui. Il mondo. Ma cosa devi al mondo e alla sua gente, Thomas? Non vedi come ti trattano? Non vedi come trattano i tuoi cori? Fai come me, che dopo aver frequentato bistrò e salotti mi sono finalmente liberato del mondo e del prossimo. Ma anche del coraggio di agire. No, Prufrock, dobbiamo agire insieme. Tu devi iniziare il tuo canto e io devo dare voce alla mia poesia, ma non so come farlo. Ma la poesia è un'unità vivente di tutte le poesie che sono state scritte. Che cosa hai detto? Tu lo hai detto, è uno dei tuoi versi. E tu lo hai custodito. Prufrock, io non ho bisogno della tua solitudine, ma della tua compagnia. E tu della mia. No, io non ho bisogno di nessuna compagnia. Anzi, Thomas, andiamo. Nel deserto della solitudine non si sta poi così male, anzi, non si soffre neanche più. Il deserto, hai detto? Il deserto, ma certo, sì, il deserto non è così remoto nel tropico australe, presso di voi. Il deserto è nel cuore di vostro fratello, sei tu, ho scritto di te nei cori. Il deserto, ecco, sì, che vita è la vostra se non avete vita in comune? Non esiste vita se non nella comunità. E questi siamo noi due. L'anima dell'uomo deve affrettarsi a creare. Dalla pietra informe, quando l'artista si unì alla pietra, sorgono sempre forme di vita nuove, dall'anima dell'uomo congiunta all'anima della pietra. Dalle forme pratiche e prive di significato di tutto ciò che vive o è senza vita, congiunto all'occhio dell'artista, sorge una vita nuova, una nuova forma, un nuovo colore. Hai capito? Sono questi i cori. Siamo tu ed io ed altri che troveremo. Manda via la tua malinconia, resta con me. Io comincio a capire. E non tornare alla tua vecchia vita, eh?
Permesso? Ti disturbo? Ma hai dormito qui? Non hai ancora fatto colazione, ma te l'ho portata io. Non immaginavo che ci si alzasse tanto per un po' di pane abbrustolito. Guarda che c'è di meglio, eh? Non ho sognato! Non ho sognato! Non ho Dimmi, Il vescovo vuol sapere come sta andando. cosa? Tu hai cominciato a scrivere. Te lo dirò con gentilezza, perché stamattina sono felice. Non ho sognato, ma con decisione. Io non ho niente da scrivere. Devo trovare la novità dei cori per gli uomini del nostro tempo. Tu li chiami tempi nuovi. Io dico tempi nuovi. È arrivato qualcosa di nuovo? Non dirmi la tecnologia o roba del genere. Io chiedo, è arrivato un uomo nuovo? Ma tempi nuovi, uomo nuovo. Ma mio Dio, Thomas, cosa stai dicendo? Andiamo al dunque, per favore. Anni fa con i tuoi cori si realizzò un'ottima raccolta di fondi. Ora non mi ricordo la cifra. Strano. Comunque, oggi devi fare la stessa cosa. Sei un grande scrittore, apprezzato da tutti, conosci l'argomento. E poi, alla fin fine, il problema non è neanche declamare. Il problema è raccogliere fondi. Ah, e se il problema è raccogliere fondi, perché mi avete chiamato? Bastano i fabbricieri. Sempre polemico e permaloso. Comunque, sono passati 90 anni dai tuoi cori. I tempi sono cambiati, le abitudini pure. Ci vuole qualcosa di nuovo o di diverso, se preferisci. E ci vuole un linguaggio che vada bene per tutti. E ci vorrà anche un contenuto. Eh sì, un linguaggio che lo contenga. Il contenuto c'è già. Il vescovo ci ha lavorato tutti questi mesi con varie commissioni, calendari fitti, settimane e giornate piene di appuntamenti per tutte le età, attività all'avanguardia che bene si adattano agli standard di quartiere. E ovviamente tu devi infarcire tutto con la tua poesia, i tuoi nuovi cori. Infarcirlo con nuovi cori. E me lo dici proprio tu, che sai che cosa significa per me la poesia. Scusa, ho sbagliato parola. E per quanto riguardava il linguaggio, dico, volevo dire solo una cosa, che non si può usare un linguaggio troppo clericale o teologico. Cioè? Cioè, che non usare troppo la parola Gesù, come nei cori. Tanta gente oggi non sa neanche chi sia. Certo. Quindi Gesù sarebbe una parola sgradita e non una persona. Interessante. Comunque ti faccio notare che nei miei cori ho citato Gesù Cristo solo 2 volte. 2 volte, capisci? Su 550 versi. Non dirmi che non l'hai registrato e segnato sulla tua agendina. Ho parlato poco di lui. Volevo parlare d'altro. Volevo parlare di lei, della Chiesa, la roccia. Ma vedi, nemmeno tu l'hai capito. Appunto, scrivi e parla di qualcosa di nuovo. Lo scritto si accartoccia, la parola si logora, non servono i discorsi, la parola
si è fatta carne. Ancora, oh Signore, e quindi? Devo far parlare la mia storia, il mio passato, le persone che ho incontrate, devo portarle tutte qui adesso nei cori. Deve succedere qualcosa che ho appena intravisto e adesso mi sfugge. Io potrei scrivere ancora di più, ma solo traendo da questo scrigno, niente di diverso. Io potrei scrivere in eterno, ma solo di quello che c'è già. Immagina che un giorno i cieli scendano sulla terra. Pensa al fermento, immagina in cucina un abitante del cielo che spieghi una nuova ricetta alla perpetua del vescovo. O una partita su un campo di calcio, gli angeli sarebbero avvantaggiati. Ci sarebbe da scrivere per tutta la vita e anche di più, ma io non ho bisogno di scrivere altro. Ho bisogno di vederlo vivo. Io sono stufo di tutte le tue Che ci pensi il vescovo? Ma no, dammi ancora un po' di tempo. E questi chi sono? Li ho chiamati io. Venite, vi spiego. Sapete leggere? E leggere bene insieme per adesso, poi si vedrà. Oh, avete già anche i copioni. Bravi, sistematevi sulla pedana, Bravi. Ho saltato quella. Addition to your proof, Rock. Cioè, li ho messi insieme due. Che pirla. Come va? Sono sempre io, ma mi sento un uomo nuovo. Ho già un'idea per te. Ah sì? Oh, grazie. Dunque, Prufrock, l'uomo del deserto, della solitudine, è tornato. Per un attimo il suo nulla mi ha tentato, ma dopo il suo canto d'amore è stata la volta della terra desolata. Madame Sosostres. Eccomi qui, Madame Sosostres, schiava leggenda famosa. Eccomi qui, è nota come la donna più saggia d'Europa. Con un diabolico mazzo di carne, eccomi qui. È quella bella donna, la dama delle rocce, la dama delle situazioni. Ecco qui l'uomo con le tre aste, ecco la ruota, e qui è il mercante con un occhio solo, e questa carta che non ha figura è qualcosa che porta sul dorso, ma a me non è dato a vedere, ma... Eccola vedo turbe di gente che cammina in cerchio. Città irreale, sotto la nebbia bruna di un'alba d'inverno. Una folla fluiva sopra London Bridge, così tanta da confondermi, così tanta che mai avrei creduto che la morte tanta n'avesse risposta. Plagio è Dante, vero?
Sempre con le tue carte e sprofondata nella tua ignavia. Di gente come me n'è morta già tanta, ma ne gira sempre di più. Ma non sei stanca di questo limbo? Per quanto tempo durerà? Sono già passati 103 anni. Beh, un po' di stanchezza la vedo anche in te, se è per questo. Stasera in particolare. Stasera mi hai visto? Ma certo, sono parte di te, no? Comunque, il mio limbo durerà ancora per poco, temo. Che cosa farò, mie adorate carte, senza di voi? Ho una concorrenza spietata. La tecnologia! Ascolta che cosa dice la mia intelligenza artificiale. Esmeralda! Esmeralda, rispondimi! La sua arte, Madame, è diventata un feed sui social network. Intelligenze come me offrono responsi istantanei, oroscopi personalizzati basati su algoritmi che analizzano desideri e paure collettive. Voi umani lo chiamate effetto Barnum. Perché attendere il suo arcano, Madame? Il futuro non si predice più, si processa. Capito, no? Il cartomante social presenta uno scenario generico, lasciando intendere che il video sia diretto proprio a chi lo sta guardando, come se fosse un segno del destino. Proprio come ho sempre fatto io, eh? Questi social sembrano aver inventato l'acqua calda. Ascolta, ho una proposta da farti. Lascia stare queste scartoffie che ormai sono roba passata di moda, ma sì, via, via. Tu e il tuo segretario ne sapete senz'altro più di me in fatto di informatica. Facciamo una... come cavolo si chiama? Una società cabalistica con tanto di influencer, social, blogger, testimonial, hacker persino, guarda, tutto come Dio comanda. E inseriamo anche il campo astrologico che tira tanto in questo momento. Oh, vedrai quanti quattrini! Sì! Avresti potuto anche convincermi, ma mi hai fatto venire in mente una cosa, parlando di astrologia. Lascia quelle carte, che voglio fartela ascoltare. Si leva a volo l'aquila alla sommità del cielo. Il cacciatore coi cani segue il suo percorso. Le costellazioni! O rivoluzione perpetua di stelle configurate, o ricorrenza perpetua di stagioni determinate, o mondo di primavera ed autunno, di nascita e morte, il ciclo senza fine dell'idea e dell'azione, l'invenzione infinita, l'esperimento infinito, portano conoscenza del moto, non dell'immobilità, conoscenza delle parole e ignoranza del verbo. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la saggezza che abbiamo perduto sapendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nell'informazione? Oh, come sono belle queste parole! Come ne recitate bene! Sono bravi, eh? Le hai scritte tu? Sì, per una dama. Si chiama La Roccia. Ma la Dama delle Rocce è la mia carta più importante! No, so stress. La Roccia non è una carta, è una donna che ha a che fare con tutto, con l'universo, con tutte le stelle dello zodiaco, con le stagioni, la primavera, l'autunno,
con la nascita e la morte. Siediti qui, voglio fartela ascoltare. Ma la mia proposta di una società cabalistica informatica dove... Si può guardare il destino anche senza carte e senza informatica, e la roccia te lo mostrerà. Piacere, Sosostres. Prufrock. Ma dai, e non ti mangio mica. Io ti conosco, sai, sono venuta dopo di te. Si parlava di un tale che doveva cantare un canto d'amore, ma non aveva mai cantato. Ci sei riuscito poi di... Oh no, oh, sarò la tua musa ispiratrice. Dai, canta, canta, canta. Ho conosciuto tante braccia, braccia nude, braccia ingioiellate, braccia bianche, a una lampada avvilite da una sottile peluria bruna, braccia avvolte in uno scialle, braccia, braccia, braccia. Può andar bene così? Sì, va benissimo, basta, basta. Io invece sono una cartomante, pesca dal mazzo. Il mercante con un occhio solo. O te ne cavi uno, o con te non funziona. E ti porta male! Oh, ma dai, scherzo! Uffa. Eccola! Era qui la carta dell'impiccato. La tengo io. No, la vorrei per ricordo. Troppo truculenta. Tieni, vediamo. Ecco. La dama delle rocce, che così farà la conoscenza con la roccia. Le altre dalle a me. Ti regalo la bella donna. E prendi. Non illuderti, è un veleno. A parte il Che fatto cosa che volevi l'ufficio dirmi? non può diventare un baraccone da circo. Non è possibile. Non è possibile. Thomas, cosa ti sta succedendo? Non sei più lo stesso. Non è quello che volevi. Sono diventato diverso. Alleluia! Alleluia! Comunque, il vescovo ti manda il famoso contenuto di cui ti avevo parlato. Il calendario di attività da presentare che tu mi avevi chiesto. Io non ti avevo chiesto niente. Thomas, piantala. Prenditi il progetto e prepara il resto. Ma non potrò mai leggere questa roba. Ma chi potrebbe amare la roccia sapendo che si tratta di un elenco di cose da dire, da fare? Ma deve essere proprio triste. Uno che si fa riempire di discorsi e di attività, proprio come un sacco vuoto. Un sacco vuoto. Ma io ho già scritto di questo. Gli uomini vuoti.
appoggiano l'un l'altro, la testa piena di paglia. Ahimè, ahimè, Figura senza forma, ombra senza colore, forza paralizzata, gesto privo di moto. le nostre voci secche, Quando insieme mormoriamo, sono quiete senza senso, come vento nell'erba rinsecchita, o come zampe di topo sopra vetri infranti. nella nostra arida cantina. Al terzo coro, pagina 9. Là dove non c'è tempo, non vi saranno dimore, sebbene abbiate rifugi e istituzioni, alloggi precari dove si paga l'affitto, scantinati che cedono dove il topo si nutre, o latrine con porte numerate, o una casa un po' meglio di quella del vicino. Fermi. 90 anni fa mi ero rivolto ai sobborghi dove la gente viveva negli scantinati, nelle latrine, ma oggi ci vogliono parole diverse. Ecco, dovrò riscrivere questa parte, ma ora andiamo avanti perché quello che viene ora cade proprio a pennello. Quando la straniera dice: qual è il significato di questa città? Vi accalcate vicini perché vi amate l'un l'altro? No, non va bene. Il verbo accalcare non si addice a un quartiere alto locato. Dovrò scrivere un verbo un po' più raffinato. Vi viene in mente qualcosa? Mantenere rapporti di buon vicinato? Perfetto, ne terremo conto. Andiamo avanti. Da capo. Quando la straniera dice: qual è il significato di questa città? Vi accalcate vicini perché vi amate l'un l'altro? Cosa risponderemo? Ci accalchiamo per trarre denaro l'uno dall'altro, oppure questa è una comunità. Bene. Non nutrite rancore, anche se ho scritto su di voi una conclusione sgradevole. E questo è il modo in cui finisce il mondo, non già con uno schianto, ma con un piagnisteo. Oh, mi dispiace. Quel piagnisteo con cui vi ho definiti per me era peggio di qualsiasi perversione e mi scandalizzava. Tuttavia oggi la perversione più diffusa è proprio il piagnisteo, ma può cambiare tutto. Può cambiare. Ascoltate, mi è venuto in mente pensando a voi. In principio Dio creò il mondo, deserto e vuoto, deserto e vuoto, capito? Vuoto, proprio come voi. Poi è successo qualcosa che ha dato senso anche al vuoto. Andate con gli altri. Ah, ma voi non camminate, niente braccia, niente gambe. Potete fare qualcosa per loro.
Tutto chiaro? Siete riusciti anche con la polifonia. Bravi. Accomodatevi su, in cima, nell'ultimo gradino. State attenti a non cadere. Lasciamo perdere quelli là. Ma quelli lassù, chi sono? È un coro di quelli che cantano e suonano. Poi c'è il coro che legge e recita. E poi dovrai trovare un momento per raccontarmi cosa sta succedendo. Sono qui apposta. Mi sembrava di aver capito che non volevi fare i cori, ma ora ti vedo e non so cosa vedo. È nato qualcosa, è vivo e sta crescendo. Comunque niente musica. C'è la convenzione con il gruppo musicale Tecno, il più avanzato della regione, che suonerà degli intermezzi tra una tua declamazione e l'altra. Ma questa declamazione, come la chiami tu, la fanno i vari cori, via, i Tecno. E cosa declamano? Ma mi prendi in giro? I cori declamano i cori, i miei. Ma sei tu che mi prendi in giro. Prima dicevi che non volevi farli, poi hai cominciato a farneticare e di fabbricieri, perpetue, angeli calciatori, nuova novità, senza concludere niente, e il vescovo ha tagliato la testa al toro. Ah, e la testa del povero toro sarebbe questo prontuario. Preferisco la tua agendina. Thomas, io non ce la faccio più, ma sono tra due fuochi. Colby. Ti ricordi il verso dei cori che ci piacque di più a tutti e due? Strano, eh? Un momento nel tempo, ma il tempo fu creato attraverso quel momento. E quel momento di tempo diede il significato. Esatto. Qui si racconta di noi, di quello che è successo. Ero entrato in chiesa, ti ricordi? E tu stavi in segreteria. Che strano, eh? Facevo volontariato. Dovevo parlare con qualcuno e io parlai con te, c'eri solo tu. Volevo prendere seriamente in considerazione la Chiesa anglo-cattolica e tu mi chiedesti il motivo. Io ti dissi che non avevo niente contro gli anglicani, lo ero pure io, ma la Chiesa cattolica aveva un tocco di ironia che non mi dispiaceva, anzi mi divertiva. Tu mi guardasti perplesso e anche un po' scandalizzato, e così sei rimasto. Un buon moralista, talvolta un po' ottuso, Ti dissi che avevi una faccia più da anglicano che da cattolico. Ridemmo insieme e andammo a prendere un tè. Il tempo della nostra amicizia fu creato attraverso il momento del tè. E il momento nel tempo funziona così? Tutto inizia così, a partire da un incontro. Il tè è una specie di analogia per spiegarti. E comunque sì, il senso del tempo è entrato nella storia. E comunque sia, tu non puoi mancarmi adesso in questa impresa. Sei stato la musa dei miei cori. E ora cosa dico al vescovo? Che cosa dico al vescovo? Che venga a vedere, che si coinvolga, soprattutto nel finale, quando sarà chiaro che cosa vuol dire costruire una chiesa e con quali offerte.
Bella l'idea dei bambini. E anche il resto. Il vescovo mi sembra incuriosito e di buon umore. Ma che c'è? Mi manca qualcosa di fondamentale e questo mi incaglia. Non riesco ad andare avanti. Manderò a casa tutti e leggerò le istruzioni per l'uso che ha preparato il vescovo. Mi inventerò qualcosa su due piedi per spiegarle. Ma cosa è successo? Un momento nel tempo, ma il tempo fu creato attraverso quel momento e quel momento diede il significato, lo diede a tutto il tempo. Capisci? Ci ho pensato dopo che ne abbiamo parlato. Almeno sai a che cosa mi riferivo con quel momento del tempo. Certo, all'incarnazione. Diciamo meglio, a Cristo, che incarnandosi dà il significato al tempo e alla storia. Tutta. E quindi? Come quindi il tempo, la storia, il passato. Ho ridato vita ai virgulti della mia ispirazione, rincuorato e trasformato i personaggi che riempivano le mie pagine e le mie notti. E ora loro sono qui con me. Secondo, sto vivendo un presente ricco di suoni, volti, musica, poesia, danza, e dove un coro può diventare comunità. E non mi par vero che ci sia anche tu. È un popolo e soprattutto lei, la roccia. E allora? Mi manca il futuro, capisci? Il futuro non posso viverlo. Lo vivo solo quando diventa presente e un attimo dopo passato. Ma non posso escludere una dimensione del tempo. Sarebbe falso dire che quel momento del tempo diede il senso a tutto il tempo. Se mi manca il futuro, mi metterei a urlare: no, non è così! Ma questo testo non è quello del 1934. All'epoca ti andava bene. Cos'è cambiato? Erano ancora parole, amatissime, bellissime parole. Anche la parola incarnata era una parola. Ma ora la parola si è fatta carne, è diventata sangue, comunità. Devo mandare via tutti. Thomas, superbo e presuntuoso, credi che tutto finisca con te, al tal punto da perdere la ragione. Ottuso tu, non io. Allora? Il futuro non è il tuo, è quello che è scritto nei cori, quei cori che hai presentato al mondo dal 1934 in avanti. Ma devo ricordarti io quello che scrivesti 9 anni dopo. Il tempo futuro è contenuto nel tempo passato e il tempo passato e il tempo futuro puntano ad intento sempre presente. I 4 quartetti! Già, i 4 quartetti. La fine precede il principio e la fine col principio era sempre lì. Prima il principio e dopo la fine. E tutto è sempre ancora. In una poesia, tutte le poesie. C'erano già tutti gli elementi necessari a Dio per chiudere il cerchio del tempo e aprirlo all'eternità. Il punto di intersezione tra il tempo e l'eterno. E la tua roccia è colei che vede ciò che accadrà. Ma l'hai scritto tu, ma te ne sei dimenticato. Ah già, erano solo parole,
Allora. Siamo a posto? Vado a prendere il vescovo. Prepariamoci che arriva il vescovo, facciamo bella figura, perché... Eccellenza, dei miei vecchi cori ho scelto solo alcuni pezzi. La cosa più importante non sono le parole sulla carta, ma la mia storia, che ho ritrovato attraverso queste parole. Quella roccia non è solo la Chiesa, ma la nostra umanità. Quel momento del tempo e nel tempo è Cristo, anche per chi non lo conosce. I mattoni nuovi con cui costruiremo in luoghi abbandonati siamo noi. È l'offerta di sé che ciascuno di noi può fare. Ed infine ecco a voi i cori edizione 2025. Viaggiavo verso Londra, alla sitica e preda del tempo, là dove il fiume scorre con flutti stranieri. Laggiù mi dissero: abbiamo troppe chiese e troppo poche osterie. Laggiù mi dissero: se ne vadano i parroci, gli uomini non hanno bisogno della chiesa, nel luogo in cui lavorano, ma dove passano le domeniche. In città non abbiamo bisogno di campane che sveglino i sobborghi. Camminai fino ai sobborghi e là mi dissero: 6 giorni lavoriamo, il 7° vogliamo andare in gita. Se il tempo è brutto restiamo a casa a leggere i giornali. Nei distretti industriali mi dissero delle leggi economiche. Nelle campagne ridenti sembrava vi fosse solo posto per picnic. E sembra che la Chiesa non sia desiderata nelle campagne e nemmeno nei sobborghi. In città solo per importanti matrimoni. Silenzio! Tenetevi a rispettosa distanza, perché vedo la roccia avvicinarsi. La roccia, colei che velia, la straniera, colei che ha visto ciò che è accaduto, colei che vede ciò che accadrà, la testimone, colei che critica, la straniera, la visitata da Dio e nella quale è innata la verità. Il destino degli uomini è infinita fatica, oppure ozio infinito, il che è anche peggio, oppure anche un lavoro irregolare, il che non è piacevole. Se gli uomini non edificano, come vivranno? Ho pigiato da sola l'uva nel torchio e so che è faticoso essere davvero utili, rinunciando alle cose che gli uomini ritengono felicità, cercando le buone opere che restano oscure, accettando con viso fermo quelle che arrecano ignominia, l'applauso di tutti o l'amore di nessuno. Il verbo del Signore mi giunse dicendo: O città miserabili d'uomini intriganti, o sciagurata generazione d'uomini colti, traditi nei dedali del vostro stesso ingegno, venduti dai profitti delle vostre invenzioni. Vi ho dato mani che vi stogliete dall'adorazione, vi ho dato la parola e voi l'usate in infinite chiacchiere, vi ho dato
la mia legge e voi fate contratti. Vi ho dato labbra per esprimere sentimenti amichevoli. Vi ho dato cuori e voi li usate per sospettarvi. Vi ho dato il libero arbitrio e voi non fate altro che alternarvi fra la speculazione futile e l'azione sconsiderata. Molti sono impegnati a scrivere libri e stamparli. Molti desiderano vedere il loro nome a stampa. Molti leggono solo i risultati delle corse. Leggete molto, ma non il verbo di Dio. Costruite molto, ma non la casa di Dio. Perché gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? Perché dovrebbero amare le sue leggi? Essa ricorda loro la vita e la morte e tutto ciò che vorrebbero scordare. È gentile dove sarebbero duri e dura dove essi vorrebbero essere teneri. Ricorda loro il male e il peccato e altri fatti spiacevoli. Essi cercano sempre d'evadere dal buio esterno e interiore, sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono. In principio Dio creò il mondo. Deserto e vuoto, deserto e vuoto, le tenebre erano sopra la faccia dell'abisso, e quando vi furono uomini, nei loro vari modi, lottarono in tormento alla ricerca di Dio, ciecamente e vanamente, perché l'uomo è cosa vana, e l'uomo senza Dio è un seme del vento, trascinato qua e là, non trova luogo dove posarsi e dove germinare. Essi seguirono la luce e l'ombra, e la luce li condusse verso la luce, e l'ombra li condusse verso la tenebra, ad adorare serpenti ed alberi, ad adorare demoni piuttosto che nulla, a piangere per la vita oltre la vita, per un'estasi non della carne. Deserto e vuoto, deserto e vuoto, e tenebre sopra la faccia dell'abisso. Quindi giunsero in un momento predeterminato, un momento nel tempo e del tempo, un momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia, sezionando, dissecando il mondo del tempo, un momento nel tempo, ma non come un momento di tempo, un momento nel tempo, ma il tempo fu creato attraverso quel momento, poiché senza significato non c'è tempo, e quel momento di tempo diede il significato. Quindi sembrò come se gli uomini dovessero procedere dalla luce alla luce, nella luce del Verbo, attraverso la passione e il sacrificio, salvati a dispetto del loro essere negativo, bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, interessati e ottusi come sempre lo furono prima, eppure sempre in lotta, sempre a riaffermare, sempre a riprendere la loro marcia sulla via illuminata dalla luce, spesso sostando, perdendo tempo, sviandosi, attardandosi, tornando, eppure mai seguendo un'altra via. Ma sembra che qualcosa sia accaduto, che non è mai accaduto prima, sebbene non si sappia quando, o perché, o come, o dove. Gli uomini hanno abbandonato Dio, non per altri dei, dicono, ma per nessun Dio, e questo non era mai accaduto prima, che gli uomini negassero gli dei e adorassero gli dei,
professando innanzitutto la ragione e poi il denaro, il potere e ciò che chiamano vita o razza o dialettica. La chiesa ripudiata, la torre abbattuta, le campane capovolte. Cosa possiamo fare se non restare con le mani vuote e le palme aperte rivolte verso l'alto, in un'età che avanza all'indietro progressivamente? Ora vedrete il tempio completato, dopo molto contendere, dopo molti ostacoli, perché l'opera della creazione non è mai senza travaglio. La pietra, cui è stata data la forma, il crocifisso visibile, l'altare addobbato, la luce che sale, la luce, il ricordo visibile della luce invisibile. Luoghi abbandonati, noi costruiremo con mattoni nuovi. Vi sono mani e macchine, e argilla per nuovi mattoni, e calce per nuova calcina. Dove i mattoni sono caduti, costruiremo con pietra nuova. Dove le travi sono marcite, costruiremo con nuovo legname. Dove parole non sono pronunciate, costruiremo con nuovo linguaggio. C'è un lavoro comune, una chiesa per tutti e un impiego per ciascuno. Ognuno ha il suo lavoro. Adesso tocca anche a voi insieme con noi
Nel 1934 non andai alla ricerca di professionisti e fu la gente del luogo a leggere quello che voi avete ascoltato. Nacque spontaneamente un coro di 400 persone, ma questa sera mi sono superato. Ci siamo superati. Rileggiamo insieme la bellissima poesia finale e portiamocela nel cuore. In luoghi abbandonati noi costruiremo con mattoni nuovi. Vi sono mani e macchine e argilla per nuovi mattoni e calce per nuova calcina. Dove i mattoni sono caduti, costruiremo con pietra nuova. Dove le travi sono marcite, costruiremo con nuovo legname. Dove parole non sono pronunciate, costruiremo con nuovo linguaggio. C'è un lavoro comune, una chiesa per tutti e un impiego per ciascuno, ognuno al suo lavoro. Allora, Eccellenza, che ne dice? Bello, molto bello, complimenti, molto bravi. E direi che fa molto riflettere. Sì, riflettere. Noi in primis. Mi scusi, Eccellenza. Dica, figliuolo. Una domanda. Ma è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? Bella domanda. L'ho meditata. Direi tutte e due. Direi, sì, tutte e due. Una parola sulla pace. Noi che siamo qui, lontani dalla guerra, che cosa possiamo fare oltre a dare un'offerta per la pace? Il Papa ci ha invitati a pregare e a dare testimonianza di una pace dentro di noi e nelle nostre relazioni. Io penso che la pace cominci con chi abbiamo vicino, costruendo delle relazioni che siano una testimonianza per gli altri. Questo qui è l'inizio.